Amici di Solfatara News, eccoci di nuovo insieme. La vostra presenza, costante e ostinata come il respiro profondo della caldera, ci permette ogni giorno di continuare questo monitoraggio indipendente che richiede tempo, strumenti, droni e una buona dose di coraggio. L'area flegrea non concede mai pausa, nemmeno quando il cielo decide di rovesciare acqua per 3 giorni di fila. E proprio per questo, appena il maltempo ci ha regalato una finestra di pochi minuti, abbiamo fatto decollare i nostri droni per guardarci dentro a quel mondo che ribolle sotto la crosta. Per chi è arrivato da poco nella nostra comunità, un benvenuto sincero. Siamo presenti anche su Instagram, TikTok e nel gruppo Facebook Solfatare News Group, dove ogni giorno condividiamo osservazioni, segnalazioni e confronti diretti con chi vive nei diversi quartieri della caldera. E un ringraziamento speciale va a chi sostiene il nostro progetto su GoFundMe. Il monitoraggio indipendente esiste perché voi lo rendete possibile. La situazione oggi non è stata semplice. Le piogge non hanno dato tregua e la notte ha martellato l'area con rovesci continui. Solo questa mattina il temporale ha tirato il fiato pochi minuti, abbastanza per permetterci di alzare in volo il drone e raggiungere la fumarola Pisciarelli. La scena che ci siamo trovati davanti è ancora più impressionante di ieri. Un accumulo di acqua e fango che inghiotte parte dell'area attiva, segno chiaro che le camere idrotermali sono sature. Quando l'acqua meteorica scende in profondità e incontra temperature elevatissime, parliamo di centinaia di gradi a pochi metri sotto, evapora in modo istantaneo, aumentando la pressione interna e alterando gli equilibri del sistema idrotermale. È un processo fisico inevitabile. Più acqua scende, più vapore si genera, più il sistema spinge verso l'alto. E il comportamento dei sismografi in queste ore sembra rispecchiare proprio questa dinamica. Osservandoli con attenzione, abbiamo notato che da ieri l'agitazione è costante, diffusa, irregolare. Ma ciò che ci ha colpito di più è il tracciato della stazione di Bacoli, solitamente più tranquilla rispetto alle aree centrali della caldera. Oggi invece è in continuo movimento. Quando una zona periferica mostra un aumento così netto di tremore, significa una cosa precisa: gas e fluidi idrotermali stanno migrando verso aree laterali, segno che la pressione non è confinata solamente nella parte centrale, ma si sta distribuendo lungo vie secondarie, probabilmente fratture già note del sistema. Non è un comportamento casuale, è un linguaggio che la caldera usa per far capire che sta cercando un nuovo equilibrio. Speriamo che questa energia non sfoci in una scossa forte proprio in quelle zone già densamente abitate. La temperatura della fumarola Pisciarelli rilevata oggi è di 103,8 gradi centigradi e come sempre mostriamo il grafico completo con l'evoluzione registrata fino a questo momento. Il trend, inutile girarci intorno, è in crescita costante. L'aumento termico, soprattutto in presenza di piogge così abbondanti, è un segnale chiaro che l'apporto di calore dal basso è continuo. Dopo Pisciarelli ci siamo spostati su via Antiniana, dove i lavori sembrano finalmente procedere. Come si vede dalle immagini, l'asfalto è stato rifatto. Per una misurazione affidabile della temperatura del nuovo manto stradale, dovremo però attendere qualche giorno, sia per la stabilizzazione dell'asfalto, sia per la fine delle precipitazioni. Per ora possiamo solo osservare la struttura superficiale. Ciò che accade nel sottosuolo richiede tempo per manifestarsi. Non siamo invece riusciti a raggiungere il cratere Solfatara. Il drone, mentre sorvolava la parte alta, è stato investito da una raffica di vento violenta e i sensori di sicurezza hanno immediatamente interrotto il volo, attivando il ritorno automatico alla base. In condizioni come questa, forzare il volo sarebbe stato un rischio inutile. Le correnti d'aria sul bordo del cratere possono essere improvvise e imprevedibili. Torneremo appena le condizioni lo permetteranno. Intanto oggi, come ogni martedì, è stato pubblicato il bollettino settimanale dell'INGV. Nell'ultima settimana sono stati registrati 110 terremoti, con una magnitudo massima di 3,0. Il numero non è fuori scala rispetto agli ultimi mesi, ma ciò che pesa è il quadro complessivo, trend termici e pressurizzazione in costante aumento. E non si tratta di un'impressione. L'INGV conferma che, proprio a causa dell'aumento continuo di temperatura della Bocca Grande nel cratere Solfatara,
è stato installato un nuovo sensore all'interno della fumarola stessa. Fino a ottobre le misurazioni venivano eseguite a una certa distanza, mentre adesso si misura direttamente all'interno della bocca, come facciamo noi con i nostri droni. La temperatura registrata dal nuovo sensore è di circa 173 gradi centigradi di media, un dato che continua a salire e che conferma un incremento di calore dal basso. Il sollevamento del suolo, inoltre, rimane stabile sul trend ormai noto, circa 25 mm al mese, con una variabilità stimata di più o meno 3 mm. Questo significa che il fenomeno non rallenta. La crosta continua ad alzarsi, lentamente ma costantemente, come un respiro trattenuto troppo a lungo. E per chi osserva i sismografi in tempo reale, un chiarimento importante. Da 2 giorni i tracciati appaiono estremamente agitati. La causa non è una sola. La pioggia ha sicuramente un ruolo. Le gocce che cadono sulle strutture e il rumore di fondo atmosferico generano microdisturbi. Ma ciò che incide davvero è il comportamento dell'acqua in profondità. Le precipitazioni penetrano nelle fratture, raggiungono zone di alta temperatura e si vaporizzano in un istante. Questa transizione repentina da liquido a vapore aumenta la pressione nelle camere idrotermali e mette in movimento gas e fluidi che cercano nuove vie di sfogo. Questo movimento, rapido e disordinato, produce tremore sismico che poi vediamo comparire sui tracciati come irregolarità continue, a volte seguite da piccoli eventi. Non è magia, è fisica pura, applicata a un sistema già instabile. Il quadro di oggi quindi è chiaro. La caldera continua a muoversi, spingere, respirare e rimodellarsi. E noi continuiamo a monitorarla ogni giorno, consapevoli che raccontare ciò che accade è una responsabilità enorme. Chi vive ai Campi Flegrei deve essere informato, senza filtri e senza distorsioni. In un territorio così complesso non esiste un vero giorno tranquillo. Esistono solo momenti in cui la superficie lascia intravedere quello che sotto accade senza sosta. E prima di chiudere questo aggiornamento, vogliamo ringraziarvi uno per uno. Guardate i nostri video, li condividete, li commentate, e questo per noi è fondamentale. I commenti sono la parte viva della nostra comunità, lo spazio dove si scambiano esperienze, preoccupazioni e segnalazioni. Continuate a farlo, perché è attraverso quel dialogo che costruiamo ogni giorno un'informazione più completa. Grazie per essere qui, grazie per sostenerci e grazie per accompagnarci in questo viaggio tra droni, fumarole e una caldera che non smette mai di parlare. Continueremo a volare finché sarà possibile e voi sarete sempre con noi in questo cielo bollente.